Salve a tutti, bentornati in questo nuovo video tutorial. Sono stato assente per un breve periodo, siccome ho avuto problemi col Google account, non so a quanti di voi può essere già stato, può essere già capitato, a me è capitato avendo creato un account brand YouTube separato dall'account Gmail di Google Account, e poi passando da un account all'altro avevo impostato il two factor di riconoscimento a due fattori col pop-up, il token QR code e poi la passkey. Per mio errore, per ignoranza, non essendomi informato prima, non avevo creato una passkey, quindi non andava il login. E quindi Google mi ha bloccato per più di 5 giorni. E ora sono tornato di nuovo con l'account online. Allora, torniamo al discorso ambiente Windows, privacy, sicurezza, alleggerimento del sistema operativo. Le volte scorse abbiamo visto nelle ultime due puntate appunto lo script che ho creato per alleggerire il sistema operativo Windows, per togliere i bloatware, cioè le applicazioni che si avviano al booting, all'avvio del sistema, in background si attivano. Abbiamo eliminato gaming, tante applicazioni, il Copilot, AI, Google Drive, OneDrive. Abbiamo alleggerito il sistema, abbiamo aumentato la privacy. Ehm, e vi avevo detto appunto, prima di procedere sempre a fare modifiche di sistema del genere, bisogna creare un punto di ripristino. Quindi oggi vi faccio vedere velocemente come si crea un punto di ripristino. Prima di tutto bisogna dire, il mio computer è nuovo, quindi i giga di memoria occupati nell'SSD, nell'hard disk, sono pochi, quindi mi basta fare un punto di ripristino. Non ho tanti software e applicazioni, ho fatto solo pulizia, alleggerimento di sistema, come nei tutorial precedenti avete visto, e quindi mi basta un punto di ripristino. Nel caso voi avete 100, 200, 500 giga occupati, vi dovete fare un backup di sistema, quindi utilizzando o un hard disk esterno, un SSD esterno, che abbia una capienza sufficiente. Mettete caso che avete 500 giga occupati di archivio, vi serve, diciamo, vi converrebbe comprare un minimo 1 terabyte di spazio di memoria esterno SSD, o metti caso hai 100 giga di memoria occupati, una chiavetta USB molto capiente da minimo 128-150 giga. Dovete fare un backup, una copia dell'immagine di sistema e backup totale dei file, software, applicazioni e tutti i vostri dati del computer. Nel mio caso basta un punto di ripristino, quindi apriamo il menu Windows, andiamo su cerca, pannello di controllo, apri, e qui andiamo su ripristino. E qui vedete varie opzioni: pagina iniziale, pannello con strumenti di ripristino avanzati, crea un'unità di ripristino appunto con un USB, appunto un punto di ripristino su un USB, apri ripristino configurazione di sistema, configura ripristino di sistema. Noi possiamo farlo automaticamente cliccando da qua, creando il primo punto di ripristino, cioè creiamo un punto di oggi, in questa data, con questa ora, del nostro intero sistema operativo, dei nostri file, le nostre cartelle, tutto ciò che abbiamo installato. E il punto di ripristino serve nel caso in futuro voi fate danno, cancellate involontariamente qualche applicazione o fate la pulizia del computer, che ne so, e eliminate non volendo dei file di sistema importanti. Quindi
creato un problema al sistema operativo, vi va in palla e quindi volete ritornare a un punto precedente. Facendo il punto di ripristino voi in data e ora, quando lo fate, tornate al punto in cui il sistema operativo come lo avete lasciato prima di creare il danno. Oppure, invece che dal pannello di controllo, vi faccio vedere cliccando tasti Windows e R, si apre la cartella esegui e andiamo a digitare System, Property, Protection. E clicchiamo OK. Qui si apre la finestra di proprietà del sistema, protezione sistema, nome computer, hardware avanzate, protezione sistema, connessione remota. Noi siamo su protezione sistema, è già attiva perché io ho già creato un punto di ripristino. Se nel vostro caso è la prima volta che fate un punto di ripristino, questo sarà disattivato, quindi cliccate se è disattivato il punto di ripristino, fai su configura, si apre un altro pop-up, un'altra cartellina, didascalia, protezione del sistema del disco. Nel vostro caso è la prima volta, quindi sarà disattivata. Io nel mio caso l'ho attivata. Se è disattivata, voi dovete dare un valore, leggete qui la spiegazione, un valore, modificare la quantità massima di spazio sul disco utilizzata per la protezione del sistema. All'esaurimento dello spazio disponibile verranno automaticamente eliminati i punti di ripristino meno recenti per liberare spazio per quelli più recenti, appunto. Se è disattivata, voi la attivate, dovete dare un valore minimo tra 5 e 10, vi consiglio, cioè la partizione che salverà come ripristino. Mettete un minimo 5, in questo caso equivale a 47,64 giga, se no un 10% che è più di 100 giga. Quindi attiva, mettete 5 o 10, applica, ok. Poi voi dopo vedrete qui attivato e dovreste creare, cliccate crea e date un nome. Io l'ho già creato, quindi non lo do, date un nome, che ne so, punto di ripristino. E cliccate crea e lo crea in automatico. Io adesso non lo creo, annullo perché l'ho già creato. Ok, qua possiamo chiudere per vedere se è attivo, no? E da terminale andiamo a controllare, a verificare in che stato è il nostro punto di ripristino, no? Quindi o da qui scrivete, o da qui appunto da Windows, da ricerca, scrivete cmd e il terminale eseguite come amministratore, oppure cliccando da tastiera la combinazione di tasti Windows X e aprite terminale admin come amministratore. Andiamo a digitare get computer restore point e premiamo invio. Ecco qua. Creation time oggi 13:22. Il nome che gli abbiamo dato, appunto, quando andiamo a creare, abbiamo visto prima, dare il nome al nostro punto di ripristino. Io l'ho chiamato prima dello script Balance Pro versione 14 che avevo fatto nelle puntate precedenti, nei tutorial precedente.
1, sequence number, event type, a posto. Ah, un trucchetto. Se volete pulire il terminale, clean gli script del terminale per fare un nuovo, per dare un nuovo comando, volete pulire il terminale invece che scrivere clear, scrivete CLS, clean the screen vuol dire l'abbreviazione. E così cancellate e ripulite il terminale. Lo stesso su PowerShell. Per oggi è tutto, domani farò un nuovo tutorial con nuovo blocchi di script per altro hardening di sicurezza e protezione del sistema operativo e privacy. E oggi avete visto solo come fare un punto di ripristino. Grazie per la vostra attenzione, un saluto speciale anche dal nostro amico Goku con la sua onda energetica. No, l'onda sferica, sbagliavo, scusate. Grazie dell'attenzione, a domani, al prossimo tutorial.